Ciao a tutti amici, benvenuti da Musica Nova a Conversano, dagli amici di Musica Nova, Rino e tutta la sua famiglia. È un negozio che sto frequentando da un po' di tempo, l'avrete notato, chi mi segue perlomeno l'avrà notato, perché insomma siamo entrati in contatto come spesso succede per questioni così di acquisti, no? E poi alla fine così, ormai è un po' di tempo che va avanti questa cosa, quindi ci si conosce online e poi ci si incontra e vengono fuori queste collaborazioni. Io sono felice in particolar modo oggi perché sto facendo un revival, farò 3 tastiere oggi che poi piano piano diventeranno dei video e che poi piano piano sempre farò uscire sul mio canale. E oggi sono qui con il Mo 8, non è nemmeno Mox, questo è il Mo 8, questo è stato praticamente come dire, il fratello minore di Motif, come succede spesso, come Yamaha fa spesso, no? Questi downscaling, come si chiamano, credo si chiamino così, della miraglia, più abbordabili, più leggeri, normalmente hanno, come in questo caso, l'alimentazione esterna, insomma, sono un po' più, come dire, alla buona, però, insomma, all'epoca a livello sonoro si poteva scherzare poco perché insomma intorno c'erano delle belle belve che giravano, quindi insomma bisognava stare al passo, no? E di conseguenza questo qui, cioè, questo è il suo pianoforte, è un pianoforte che deriva chiaramente dal Motif ed è il classico full grand, qui poi ce ne sono tanti, ci sono quelli classici. Ce ne sono tanti qui. Ma niente, non dico niente. Chi sa che so che cosa sto dicendo. Comunque, qui ci sono tutti quelli classici di quell'epoca, no? E sono belli. Questo è quello scuro. La tastiera, tra l'altro, è molto molto piacevole da suonare, cioè è bella da suonare, è divertente. Quindi non lo so, io adesso comincerò a girare per categorie e provare un po' di suoni, ma li conoscete benissimo, nel senso che questi sono suoni che hanno fatto proprio epoca, non un'epoca lontanissima, ma nemmeno ormai così, così vicina, perché insomma questi sono strumenti che cominciano ad avere un'età. La tastiera è agilissima, veramente bella, bella da suonare con. Chiaramente la struttura è molto semplice, è la classica struttura che poi Yamaha ha portato avanti per tantissimo tempo, no? Qui abbiamo tutta la questione della scelta dei suoni che si prende uno spazio enorme perché possiamo scegliere all'interno di tutte le categorie, preset, user e tutti i numeri fino al 16, quindi possiamo veramente giocarcela molto facilmente per trovare quello che ci serve. Poi ci sono tutte le questioni, diciamo, del menu, quello che riguarda la gestione interna dei file, di tutto quello che si può fare. Poi ci sono l'arpeggio, c'è anche un sequencer che si può utilizzare, ci sono anche i tasti per farlo partire e tutto il resto. E poi qui c'è la classica matrice con le zone per i volumi dei vari suoni. E chiaramente qui, come stavo dicendo, la matrice classica è in stile Yamaha, dove scegliamo se occuparci degli effetti, della DSR, oppure del filtro, insomma tutto quello che riguarda l'aspetto di sintesi e anche poi l'aspetto quello invece dell'equalizzazione e tutto il resto. È tutto a portata di mano. Chiaramente è uno strumento, come dire,
Oggi si tende a dire no, no, ma io la mia schiena, cioè praticamente è pieno di gente che ha problemi alla schiena. Ma una volta gli strumenti erano solo così, a meno che non andavi in giro con una cosa con i tasti molli, come si suol dire, bisognava portarsi dietro certi carichi. Ora, giustamente, ci sono tastiere che sono molto piacevoli da suonare anche senza, insomma, il problema del peso. Però questa è una via di mezzo, non è un motif, è una cosa un po' più leggera, come dicevo, all'alimentatore esterno, tante cose. Però questa cosa del peso, cioè, chiaramente anche solamente per avere poi una risposta della tastiera un po' più decisa, è normale che ci sia bisogno in qualche modo anche di portarsi dietro qualcosa, no? Cioè almeno i tasti e la tastiera, insomma. Comunque questa non pesa molto, cioè, e secondo me, dal punto di vista della qualità, qui siamo in un periodo dove era difficile che le cose suonassero male. Infatti, stavo sentendo prima che l'impatto, comunque, il pianoforte magari è una cosa molto personale e complessa, come se lo diciamo, ce lo diciamo sempre. Però nello stesso tempo io mentre lo suonavo mi sono divertito e il suono in cuffia non è che mi sembrasse così assurdo, vecchio, impossibile da suonare. Cioè, sono strumenti che hanno ancora da dire la loro, secondo me, questi. Vengono messi da parte perché questa è una generazione vecchia, vecchia fino a un certo punto perché voglio dire l'MX61 c'è dentro queste cose qui. E piace molto. Questa è grande, è grigia, è metallizzata come si usava a quell'epoca lì, però suona di brutto. Cioè, veramente suona di brutto. Io mi sto rendendo conto che suona di brutto. I suoni sono. Poi me li ricordo tutti questi suoni qua. Vintage 74. Che se mi piaceva che l'anno di nascita mio. Viene voglia di suonare, ragazzi, ve lo dico. Lo so che sono datati, ma viene voglia di suonare. Non c'è niente da fare. Si rimane sempre comunque, come dire, colpiti da una questione che riguarda l'aspetto proprio qualitativo. Io ultimamente sto facendo parecchi video su tastiere vecchie perché sta per arrivare, le novità stanno per arrivare, ma il NAM è fra un mese, quindi sicuramente poi arriveranno cose nuove. Nel frattempo mi diverto a provare quelle vecchie e molto spesso mi rendo conto della differenza di mentalità, cioè è proprio un altro modo, era un altro modo di vedere le cose. Questa non è particolarmente vecchia, torno a dire, cioè nel senso non stiamo parlando di uno strumento vintage, però comunque stiamo parlando di un mondo lontano anche proprio come concezione, nel senso che questi suoni sono stati concepiti molti anni fa e poi sono stati, diciamo, lo standard di Yamaha, migliorati nel tempo, ma sono stati quelli per tantissimi anni, anche i nomi, come sono fatti. Poi è chiaro, a un certo punto si è passati da 4 layer a 8 layer, tutta una serie di cose. Però sono piccolissimi, questi campioni qua, sono proprio piccoli. Poi, capito, il PCM è una. Poi loro si chiamano in un altro modo, ma fondamentalmente di quello si tratta. Cioè, sono campioni ridotti, ma suonano. C'è stato un bel lavoro di design, prima di sviluppo e poi di sound design, perché anche gli effetti, chiaramente, di questi strumenti sono larghi, hanno un suono bello, no? Poi intanto io vado avanti con le categorie, chiaramente. Sono eh, compatti questi suoni, hanno
Non lo so, c'è qualcosa di croccante, no? Non so neanche. Non lo so, poi, chiaramente suonarli adesso dal vivo suonerebbero bene. Cioè, non so come dire, non è che ti metti di fronte a una cosa che non suona bene o che ha dei problemi, non ce ne sono di problemi, cioè, suona benissimo, secondo me va benissimo. Poi è chiaro, adesso siamo abituati a creare dei suoni che siano già più vicini, diciamo, proprio allo strumento reale, no? Quindi partiamo da strumenti che sono molto simili a quelli reali, molto realistici dal punto di vista del campionamento, così quindi abbiamo un'altra abitudine adesso. Qui si poteva lavorare in un altro modo e poi venivano le idee. Questa cosa la dico sempre, poi è chiaro che probabilmente se qualche giovane un giorno si degnerà di dare uno sguardo ai miei video, perché è evidente che il mio modo di vedere le cose è anziano, ma magari potrà riscoprire alcune cose di questi strumenti, perché in realtà nascondono una natura differente che secondo me è anche molto interessante. Poi ci sono tutti i pipe organ classici. Questo era bellissimo, me lo ricordo bene. Questi sono tutti pipe bellissimi. Questi poi tra l'altro sono solamente, stiamo parlando solo delle voice, non delle performance. Poi cominciamo con gli Hammond. Ecco, io questi qui li conosco veramente bene perché ci ho litigato per tanto tempo. Chi è della mia generazione lo sa, c'è stato un momento in cui è tornato un po' di moda il vintage però no vintage, allora dovevi avere sia il clone Hammond di quelli che c'erano a quell'epoca lì, si faceva quello che si poteva, il pedalino per fare il Leslie, il coso, e poi dovevi avere anche questi suoni, no? Adesso fanno le tastiere che fanno bene più o meno tutto, all'epoca o facevano una cosa o facevano l'altra, infatti qui gli Hammond sono un po' quello che sono, diciamo, me li ricordo tutti perfettamente, io li usavo uno per volta, cercando di trovare quello giusto per quella situazione. Me li ricordo perfettamente, li ho messi in un sacco di... in un sacco di registrazioni. Sì, veramente, tanti ricordi. Comunque, vabbè, c'erano delle cose interessanti che si potevano. Poi c'erano tutti quelli chiaramente. Farfisa, Vox e compagnia. C'è di tutto. Chiaramente qui, ragazzi, entriamo in un mondo gigantesco. C'erano le chitarre che ce ne sono un miliardo. Vabbè, comunque ci siamo capiti, io con le chitarre c'ho un brutto... Poi ci sono tutti i bassi, tutte queste cose qua, ma li conoscete, sono strumenti fatti bene. Il discorso è quando si entra nella fase synth che allora si cominciano a sentire le cose belle, ma anche i violini erano belli, mi ricordo che c'erano
delle patch che erano veramente belle. Molti di voi avranno attraversato questo momento storico qui, no? Cioè, questi suoni li conoscete. Questo era bellissimo. Era bello, bello, bello. Questo qua me lo ricordo bene. Bellissimo. Vabbè, le sezioni di archi, questo lo usavo sempre, sempre, perché era un po' anche a synth, no? Bello, bello. Poi chiaramente abbiamo a disposizione Resonance e Cutoff, cioè nel senso non è che fossimo proprio sguarniti completamente, no? Anche questo. Funzionano da Dio dal vivo questi suoni qui e questa è un'altra cosa che li riporta, diciamo, ancora sul mercato come validi, no? E insomma, tante cose belle, tutto che funziona alla grande. Di che belli questi. Per queste cose bisogna proprio lasciar perdere, Cioè suonavano bene queste cose. C'è niente da fare. Belli. E ce ne sono tantissimi, anche gli Strings Machine, c'era tantissime cose, tutti i fiati del mondo, ma la parte che secondo me poi diventa veramente interessante è quando si comincia ad arrivare nel mondo quello sì, della sintesi, perché lì secondo me qui di X7 bello. Queste cose sono particolarmente belle secondo me. Hanno un bel cuore, non lo so come spiegare. Belli. Ce ne sono tanti e sono tutti belli, per poi arrivare chiaramente a tutte le. Di queste cose ce ne sono tantissime. Strumenti, diciamo, a fiato veri, che cercano di riprodurre quelli veri. La qualità è bella, poi la tastiera è proprio divertente, è bella. Tape float, l'armonica, vabbè, li conoscete tutti, il buzuki, ma poi si arriva ai pad, qui ci sono delle cose micidiali bellissime.
Tanti suoni belli ci sono. Belli. E poi tutte queste cose. Insomma, sono strumenti. Cioè, uno strumento così, per esempio, adesso io non so quanto costi esattamente qui, ma mi ricordo che era un prezzo stracciatissimo, cioè, magari un po' così, ha fatto la sua vita, però voglio dire, funziona perfettamente, la tastiera è in ordine, cioè, viene quasi voglia, no? Per avere a casa queste cose con questa qualità qui, perché poi questi suoni sono stati messi dentro tanti modelli, ma questa qualità bella, profonda così è. Senti che questo pad qua. Oh, bello, cioè, non è che. Sono bellissimi, poi vabbè, ce ne sono veramente tanti, quindi diventa anche un problema. Bello, bello. Vengono le idee per divertirsi, no? Chissà quali idee mi sono venute, però nel senso sono divertenti i suoni, no? Poi ci sono tantissimi pad, come vi dicevo, veramente tanti, e poi si arriva ai lead. Me li ricordo tutti questi qui. Ce ne sono tantissimi anche di questi. Quello che usavo sempre, che ho usato anche in situazioni, a parte, vabbè, queste cose, ma mi ricordo che c'era questo al quale sono particolarmente affezionato. Quello l'ho usato in tante situazioni belle e mi ha dato tante soddisfazioni. Comunque, ragazzi, qui cioè, è interminabile la questione, anche perché poi ci sono tutte le performance che chiaramente sono. C'è di tutto qua dentro, eh. Bello.
Insomma, è divertente, è divertente, sono divertenti le voice, ci si può fare veramente il mondo con questa tastiera. Quindi io, così, pensateci a questi strumenti che adesso sono un po' in disuso, ma che hanno una grandissima qualità, perché sono belli, sono veramente belli. Poi voglio dire, se si torna al pianoforte. Cioè, c'è. Io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Musica Nova che mi ha ospitato. Ora io metterò il link di questo strumento che andrò a cercare sul sito in descrizione, così magari se ve lo volete andare a spulciare e così, insomma, è una bella occasione. Vi ringrazio, vi saluto, ripeto, ringrazio Musica Nova, Rino e tutta la sua famiglia. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, lì c'è anche la mia musica, i miei libri e tutto il resto. Vi ringrazio, vi mando un abbraccio, ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao.